Siamo in pieno autunno, è tempo di castagne. Oggi vi mostro 6 modi diversi per cuocerle, dal più tradizionale al più veloce. Allacciamo il grembiuli. Prima le incidiamo dalla parte alta, più grossa, quindi adesso faccio l'incisione veloce e poi procediamo. Intanto metto su una pentola d'acqua, l'ho già messa, a bollire. Questo metodo con la bollitura di cottura lo utilizzo soprattutto per le castagne tipo queste, o troppo piccole o anche vecchiette, in modo da poterlo utilizzare tipo per fare i dolci, non proprio da mangiarli come snack. Poi se sono dolci li potete anche mangiare come snack, sono buone uguali. L'unica cosa, sono un po' troppo piccoline queste, alcune le sento un po' più tenere, un po' che ce le abbiamo, quindi preferisco cuocerle bollite, o altro metodo sarà quello al vapore. Adesso che l'acqua bolle gli mettiamo dentro le castagne già incise, 5 minuti non di più. Allora 5 minuti sono passati, quindi adesso scopriamo questa. Naturalmente quelli che bollono possiamo lasciarli qua dentro e farli continuare a bollire per altri 30-40 minuti a seconda delle dimensioni delle castagne, in questo caso altri 30 minuti. Questi invece li voglio cuocere a vapore, quindi li metterò nella vaporiera così, e faccio circa metà bollite e metà a vapore, così vediamo la differenza. Ecco, direi così ci siamo. Ecco, adesso puntiamo 30 minuti e poi le controlliamo. Adesso possiamo cominciare a tirare sulle castagne. In un telo umido, pulito, mettiamo prima queste che stanno bollendo, così le raccogliamo e le mettiamo nel telo 10 minuti coperte prima di provare ad aprirle. Ok, perfetto. Adesso le copriamo per bene e le lasciamo qua riposare un pochino in un telo sempre umido di un altro colore, così li distinguiamo bene. Spegniamo e togliamo anche quelle a vapore, sempre in un telo umido una decina di minuti, mi raccomando. Anzi, guarda, queste facciamo anche prima a scolarle, facciamo così. Le copriamo e dopo le controlliamo tutte e due, rosse quelle a vapore e marrone quelle bollite. Prima apriamo quelle bollite, vediamo come sono. Cotte sono cotte, direi. Vediamo già dentro, così. Bella. Ok, assaggia la morbidezza, chi la assaggia? Perfette, buona, dolce e ben cotta. Vediamo quelle al vapore se sono venute bene anche loro. Con una grossa, che vediamo una più difficile da... c'era già l'incisione un po' bassa, vabbè. Queste sono a vapore. Allora, leggermente più difficile da venire via, ma neanche così tanto. La buccia, come cottura però ci siamo già, perché si rompe già. Andiamo dentro, leggermente più soda, ma comunque cotta direi. Buona. Allora, altrettanto dolce, un po' più soda, a stesso tempo di cottura, ho fatto 30 minuti, oltre alle 5 di prebollitura, e questa è un po' più soda ma già abbastanza cotta, assolutamente, bella cotta dentro. Preferisco questa che è un po' più soda io, che è troppo morbida come queste in bollitura, preferisco quella a vapore, sì. Perfetto, comunque sono venute bene, adesso mi diverto a pulirle tutte. Buon appetito! Visto che oggi il marito ci prepara questa bella bisteccona alla brace gigante da Brontosauro, ci cuociamo sulla brace anche le castagne. Vi faccio vedere come le faccio. Prima cosa incidiamo dalla parte più bombata della castagna con un coltello, se avete anche lo strumento adatto, se no è sufficiente così. Fate un'incisione anche non troppo profonda, solo per evitare che scoppino poi all'interno in fase di cottura. È una cosa abbastanza veloce. Ecco qua, non ne faccio tantissime, intanto perché dopo aver mangiato la bistecca saremo strapieni, siamo solo in 3. E poi anche perché voglio farvi vedere tanti metodi di cottura diversi. Prendiamo dell'alluminio, se non avete il testo apposta per metterlo sul barbecue. Io faccio sempre, quando lo faccio in barbecue, 3 strati d'alluminio, questo per evitare che si brucino troppo le castagne. Adagiamo sul fondo un po' di sale, un po' di sale grosso, non tantissimo, serve solo per assorbire l'umidità. Poi mettiamo le castagne al centro.
Ora gli mettiamo insieme 2 o 3 foglie di alloro che gli danno un bel aroma. Poi cerchiamo di chiuderle un po' a pacchetto, così che siano poi facili da girare in fase di cottura. Faccio vedere di qua, chiuso a pacchetto bene su se stesso, così è più facile da prendere con le pinze. Bene, adesso lo mettiamo sulla brace direttamente, ok? E poi metti giù, tanto che si fa la bistecca, le tiriamo via. Cioè, quando ha finito la bistecca le giriamo e poi almeno voltarle almeno una volta ogni 10 minuti. Vabbè, facciamo vedere che mettiamo anche la bistecca. Vamo là. Adesso appena togliamo la bistecca giriamo nuovamente le castagne. Vi faccio vedere la bistecca. Il brontosauro. Giriamolo un'ultima volta, che la portiamo a 20-25 minuti almeno, che è sulle braci solo, senza fiamma, perfetto. Ok, metti qua le castagne senza bruciarmi il ditino. Ce la fai? Sì, non devo togliere le braccia. Sì, certo, grazie. Ok. C'è delle braccia. Ok. Le apro e le metto nel telo. Le prendo senza bruciarmi e le giro tutte nel panno umido così, ecco. E le copriamo 10 minuti in modo che sia più facile poi togliere la buccia. È venuto via bene anche l'interno. Com'è dentro? È morbida, non era bellissima come castagna, però è morbida. Vediamo. Stasera mi preparo le castagne con la padella forata, col metodo della padella forata. Serata cinema, facciamo un po' di castagne anche. Allora, le mettiamo sul fuoco, quello medio, non la tripla corona e neanche quello grande, perché deve scaldare bene la padella, ma non avvolgerla completamente dalle fiamme. L'accendiamo e l'accendiamo non a pieno fuoco, ma a metà. Ok, adesso questo col fornello a gas. Scaldiamo bene la padella. Intanto che scalda vi faccio vedere. Come al solito l'ho messe prima a bagno e poi le ho incise. Se sono un po' grandine come queste le incidete a 4, se no basta un taglio trasversale dalla parte bombata. Queste sono state tutte lavate e messe a mollo, pertanto basterebbero 10 minuti, ma hanno fatto anche mezz'ora. Poi le mettiamo sulla padella che sta già, vedete, sta già scaldando il fondo, già scurita. Mettiamole aperte e ci dà 20-30 minuti di cottura, ma bisogna stare qua vicino perché ogni 30-40 secondi vanno girate o anche semplicemente mosse e voltate con un cucchiaio di legno. C'è già un odorino qua di castagna arrosto, sembra di essere in giro per le piazze della città a Natale. Ogni tanto voltatele, cambiategli posizione, girate la padella, fatele saltare o appunto col cucchiaio. Quando vedete che cominciano ad essere tutte aperte, controllatene una. Adesso io stavo controllando questa che si apre benissimo, ma dentro mi sembra ancora un po' crudina, vedete? Adesso la assaggiamo, ma sì, è ancora cruda, ci va ancora 10-15 minuti. Però con questo metodo vedete come si aprono bene già, senza neanche metterle dopo in canovaccio. Oltre al canovaccio umido vi insegno un altro metodo che fa lo stesso effetto quando le tiriamo via. Restate fino alla fine di questa cottura. Ecco fatto, adesso spegniamo. Sono tutte belle aperte, già marroni, vedete che è più scura la buccia. Quindi adesso le mettiamo nel trucchetto che vi dicevo. Prendiamo un sacchetto di carta di questi qua del fornaio, vedete? Un sacchetto di questi grandi del fornaio. Stavolta le metto dentro al sacchetto. Lo chiudete un pochino, lasciandogli appena un po' di sfiato. Faccio vedere da vicino che è gigante questo sacchetto. Lo chiudete su se stesso, lasciate un po' appena un po' di sfiato, tanto vapore resterà dentro. Tra 10 minuti, un quarto d'ora proviamo a pelarle. Controlliamo, prendene fuori una. Guarda che anche la tena è curiosa, vedi un po'. Ciao tenina, gnam. Cosa fa papà? Apre le castagne? Che faccio da buffa? Già aperta? Sì. Ah, scusa, ero concentrata sulla tena. Com'è? Cotta bene? Sì? Sapore? Buona? Guarda la tena. Cosa fai con le zampine sul tavolo, la tena? Stiamo diventando maleducatine? Entra l'odore del pesce di prima. Ah, ecco.
Ma non credo che lo mangi, fai assaggiare annusa soltanto, che brava gattina. Vabbè. Oggi facciamo le castagne al forno, la versione con il sale sul fondo, mettiamo un bel letto di sale. Mi raccomando, le castagne comunque tutte lavate prima, adesso le asciughiamo bene. Queste castagne sono un po' più grandi, quindi stavolta opto per il taglio a croce invece che quello semplice dritto sulla parte bombata, così quando le cuociamo si aprono meglio. Adesso li disponiamo sul sale, cerchiamo di tenerli un po' ben distanziati, così si cuociono più in maniera uniforme tutti quanti. Se poi sono tanti basta che li girate durante la cottura, questi non sono tantissimi. Ora le mettiamo in forno statico 30 minuti a 200 gradi. Adesso le mettiamo in uno straccio umido 10 minuti, un quarto d'ora, in modo che sia più facile poi pelarle dopo. Potete usare lo straccio con cui le avete asciugate prima, lo inumidite un po' di più e ci aiuterà a togliere la buccia. Lo chiudiamo bene. Ecco, e aspettiamo che siano pronte per pelarle. Come stanno venendo i ragazzi qua? Allora, bene, direi molto bene. Ok, questo qua è il metodo che sta vincendo, ve lo dico perché guardate come sono ben puliti dalla buccia interna, anche viene via molto facilmente. Tagliamo a metà, sono morbidi dentro, perfetti, e sono facili da pulire. Per il momento the winner is sale in forno. Devo provare l'ultimo sistema, diciamo, di cottura, che è quello al microonde, che è quello sicuramente più veloce di tutti. Vediamo come va con quello, ma questi assolutamente sono i più belli e vincenti. Ne vediamo un altro, ma sono tutti così, guardate che bello. Questo anche meglio, cioè rendete conto, fantastici, ben cotti. Ho scelto il mio metodo definitivo. Prima controlliamo il microonde e poi decidiamo, ma direi che questo mi sa che vince. Adesso le castagne le facciamo per il microonde. Per il microonde vanno ben incise, abbastanza in profondità e a croce, non basta soltanto il segnetto. Incidete una bella croce centrale e le mettete stese su un piatto da microonde. Ora attenzione, adesso le mettiamo in microonde. Mi raccomando, utilizzate un coperchio di quelli forati da microonde, non tipo quello in silicone da popcorn, perché non ha i buchi, o quantomeno il mio non ce li ha i buchi, per cui utilizzo un coperchio forato. Potete usare anche un piatto normale con un coperchio forato. L'importante è che giri il vapore dentro, che non sia a contatto con la superficie la castagna e che abbia abbastanza fori da poter circolare l'aria, che non scoppi nel microonde. Ora prendiamo il nostro contenitore, lo mettiamo nel microonde centrale, chiudiamo e lo mettiamo alla potenza massima 7 minuti. Facciamo 5, poi lo controlliamo. Vai, ecco qua, gira, quindi va tutto bene. Tra 5 minuti controlliamo. Allora vediamo un pochino. Bel vapore, già bella aperta, Io direi che facciamo altri 2 minuti, che ce n'è ancora qualcuna non aperta bene e siamo a posto così. Ecco qua. Allora potete farle stare 2-3 minuti ancora qua dentro al contenitore per continuare a farle cuocere col vapore. Sono già abbastanza cotte, quindi le ho fatto fare 7 minuti, quindi adesso le apro e le trasferisco nel panno che ho già inumidito con dell'acqua, in modo che così sarà più facile poi togliere le 2 bucce. Faccio vedere. Ecco qua un bel vapore, le mettiamo subito qua dentro, così, ecco, e le facciamo coprire un pochino, 5-6 minuti, anche meno di 10, che le ho viste già belle aperte, e poi vediamo come sono e le assaggiamo. Me la apri tu, Giado? Riempie bene la buccia? Ok, poi la assaggi anche e mi dici com'è il sapore. Buona. Buona? È più buona questa, è più buona quella al forno? Al forno è più saporita, questa è più, si stacca meglio, ha una consistenza migliore, però l'altra è più saporita, diciamo. Quella col sale, che ho fatto col sale? Forse per quello, è buona. Comunque per adesso anch'io voto quella col sale. mi piace di più in generale. Va bene, mangiamo, buon appetito. Buon appetito. Leo, vieni a mangiare le castagne. Ok.